Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo Book Tag. Questo è Hello Summer, avevo registrato anche a Summer, che è l'ultimo video praticamente. Vi invito a recuperarlo se non l'avete visto. L'ho trovato sul canale Hobby di Biblioteca, che saluto, vi lascio il suo video qui sotto e tag un po' di canali come sempre. Per gli amanti dell'estate, non so se voi lo siete, a me piace, però ultimamente fa un po' troppo caldino. La preferivo prima in realtà. Comunque, vabbè. Numero 1, Abbronzatura, il piacere di stare sdraiati al sole, un libro che ti ha scaldato il cuore e regalato molta serenità. Qui vi cito Carol di Patricia Highsmith, una storia d'amore. Teresa è un'apprendista scenografa che si fa assumere durante il periodo natalizio in un grande magazzino. Ha un fidanzato il cui rapporto si va avanti stancamente, insomma, sono abbastanza insoddisfatti. Incontra una donna che è Carol, appunto una cliente, e hanno una bellissima storia d'amore, diciamo. Carol mi pare che è sposata e vivono questa bellissima vicenda, diciamo. Poi, numero 2, tuffo, mare, piscina, lago, tuffarsi che in acqua regala freschezza, leggerezza e divertimento. Un libro che ti ha fatto immergere in un'atmosfera coinvolgente e rigenerante. Qui mi è venuto in mente In mezzo scuro il fiume di Norman MacLean, che è un capolavoro che parla della storia di due fratelli del Montana che amano la pesca con la mosca. Bellissimo per come sono descritti i luoghi, i loro sentimenti, le situazioni. Il papà è un predicatore, un uomo un po' duro, un po' all'antica. I fratelli sono molto diversi, si vogliono bene ma non si capiscono. E c'è stato tratto anche un bellissimo film di Robert Redford. Non so se l'avete visto. Numero 3, un libro che parla d'estate, d'amore e di romanticismo che ti ha sorpresa. Questo è un libro che ho finito, ne parlerò nel wrap-up di giugno. L'ho finito adesso, molto bello di Steinbeck, un libricino di 100 pagine. Se volete scoprire l'autore e ancora non lo conoscete, ve lo consiglio. È uno dei libri più belli che io abbia mai letto. Parla di un giovane pescatore di perle messicano che vive in una capanna, poverissimo, che trova una perla meravigliosa di grande valore e sogna di riscattare tutta la sua vita, di far studiare suo figlio, di comprare dei vestiti belli, una casa vera, eccetera. In realtà la perla gli porterà solo guai. Un libro scritto benissimo, meraviglioso. Se non conoscete Steinbeck, assolutamente per scoprirlo è l'occasione ideale perché è proprio si legge, io l'ho letto in 3 ore questo libro, è proprio un libricino e vi farà scoprire un autore, anche se già conoscete Steinbeck e non l'avete letto, assolutamente consigliato. Io gli ho dato 5 stelle a questo libro, uno dei più belli, e mi ha sorpreso piacevolmente. Numero 4, cocktail ghiacciati, guardando un tramonto, sorseggiando un bel cocktail con un sottofondo musicale, un libro che ha dissetato il tuo interesse e ti ha arricchito profondamente. Qui ho pensato a questo, che è un libro di Osho, Meditazione, prima e ultima libertà, che appunto spiega tutte le tecniche di meditazione, vi arricchisce profondamente. È un libro filosofico, non so se voi conoscete le filosofie animiste orientali, è un'occasione per scoprirla, per stare bene, per stare in salute e per vivere serenamente. Numero 5. Viaggi, spostarsi in auto, treno, barca, aereo, moto e partire per una meta tanto sospirata. Un libro che parla di viaggi, di spostamenti e di migrazioni interiori. Qui vi cito Viaggio con Charlie, sempre di Steinbeck, dove lui prende, vedete che c'è il cane in copertina, prende il suo cagnolino e fa un viaggio on the road attraverso le strade dell'America, racconta le sue avventure. Un libro che d'estate va bene, se siete sotto l'ombrellone, un libro leggero, fresco, molto piacevole da leggere, un'avventura carina da leggere sotto l'ombrellone, consigliato per tutti. Bene amici, abbiamo già finito, vi lascio anche l'altro video, magari andate a recuperarlo. Grazie per la visione, a presto, ciao.